Allora, cosa abbiamo usato per questo tipo di convertitore? Quindi da mm, joystick USB a uscita PPM che va alla radiotrasmittente. Poi vi faccio vedere. Allora, abbiamo usato una STM32 S3. Perché S3? Perché semplicemente ha due uscite USB-C. Una è per l'uscita USB, quindi con un convertitore USB-C, USB normale, praticamente lo possiamo collegare al joystick. Quindi tipo questo. Vedete adesso, ok? Quindi joystick lo possiamo attaccare al all'uscita e da quest'altra uscita possiamo programmarlo, quindi attaccando il cavo direttamente dal computer, oppure possiamo usare una power bank e quindi al campo basta collegare questo alla power bank e questo si accende. Adesso vi faccio vedere come. Quindi attaccando una power bank normalissima, tra l'altro non consuma proprio niente questo sistema, è molto, questa è una power bank, lo attacco direttamente all'altro e si accende. Come vedete è verde, significa che lui ha riconosciuto e ha mappato tutto il joystick. Quindi a questo punto è pronto. Vedete che se io lo stacco, lui incomincia a lampeggiare rosso. Quindi anche sul campo voi sapete se il sistema funziona oppure no. Quindi se io lo riattacco, torna verde. E poi il sistema lo si può attaccare direttamente, vabbè io ho questa radio ma funziona con tutte le radio, l'ho provato su una Futaba, su questo tipo di radio e via dicendo. Quindi se io accendo, vedete, lui ha sentito il cavo del trainer. Se io stacco, ok, quindi si lavora con la radio praticamente collegata sul sistema trainer. A questo punto io l'ho messo su qua in modo da lavorare con la radio, piuttosto che facendo così si lavora direttamente col joystick. Ma un'altra cosa interessante è che io adesso andrò a fare, perché abbiamo usato anche questo STM, scusate, ESP32 S3, perché ha la wifi. Quindi se io col telefono mi collego all'SSD della scheda, voi potete andare a fare tutte le tarature. Adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente, se voi mandate una ricerca, vedete, trovate questa rete. A questo punto voi cosa fate? Ovviamente se c'è Android dovete dirgli di sì, andate sulla pagina su Google, richiamate la 10, io ce l'ho già in memoria, la 10 192 4.1 e praticamente potete andare a lavorare su tutti i vari valori. Giusto per farvi vedere, poi magari ve lo faccio vedere meglio. Quindi io posso andare a lavorare sui vari assi, vedete? Si muove, è qui. Quindi si muovono tutti gli assi. Io praticamente sul campo possiamo già lavorare per fare le varie tarature. Qui c'è dentro tutto, adesso vi vado a spiegare un po' tutto quello che serve. Quindi io muovo l'asse, per me sono l'asse X, vedete si muove, e io qua muovo qui,
e l'asse X viene lavorato, ovviamente lavorerà anche sul timone, asse X. E adesso vado a spiegarvi tutte le varie cose. Bene, adesso siamo dentro nella finestra di configurazione, per cui possiamo andare a vedere tutte le modifiche che si possono fare. Ovviamente tutto quanto attraverso il telefono, oppure se vi collegate con il PC direttamente sempre alla schedina, col PC più comodo. Però diciamo che al campo è molto più comodo il telefono. Come vedete qua ci sono tutti i parametri per poter configurare la scheda. Quindi se noi andiamo a prendere il joystick, quindi destra, sinistra e tutti i movimenti, sicuramente sono possibili farli. In più, come potete vedere, qua c'è una DC1 e DC2 che sono i due ingressi analogici, dove praticamente io, siccome non potevo collegarlo direttamente al joystick, allora lo collego direttamente a due ingressi analogici con un potenziometro da 10K, dove si fa il centrale, si manda verso la porta, poi ve la scrivo dopo, e più e meno, quindi 3,3 volt e meno della scheda. Poi magari vi faccio anche uno schema. Qui a questo punto si può lavorare con la pedaliera o con qualsiasi altro sistema analogico. Ovviamente qui si può andare a fare la taratura, che però vabbè ve lo dico dopo, più avanti. Come qui potete vedere che qui ci sono tutti i vari tasti, quindi basta schiacciare, vi dicono come è mappato, quindi B4, B1, B9, noi ne abbiamo messi fino a 32, però vabbè ce ne possono essere di più. Un'altra cosa che qui vedete, qui è esattamente quello che è stato configurato il canale, quindi se c'è c'è un reverse verrà scritto qui, e qui fa vedere i valori di taratura di tutte diciamo di tutti i canali. Come vedete ci sono massimo 8 canali, perché sul sistema analogico PPM più di 8 canali, poi abbiamo fatto una prova con i 16 ma si incasina tutto, quindi lasciate perdere. Ci sarà poi una nuova versione di questo software che verrà implementato per arrivare a 16 canali, ma attraverso il digitale, quindi su S-Bus. E però vabbè, diciamo che questi 8 canali io uso molto e funziona molto bene. Adesso ovviamente è stata appena programmata la scheda, quindi non c'è dentro nulla, nessuna configurazione strana, però come potete vedere qua si possono andare a fare i trim, fare il punto di 0 percentuale nel caso ci fossero dei servo non centrati, si può mettere l'esposizione, si possono e poi qua si può andare o a fare una calibrazione minima e massima, oppure si può mettere dentro a mano l'esponenziale. Questi sono gli esponenziali. E poi c'è la mappatura dei canali, quindi io posso assegnare a qualsiasi canale qualsiasi sistema del joystick. Ovviamente noi mettiamo per esempio il canale, dunque il canale 3 come vedete è invertito, quindi noi sul canale 3 andiamo a lavorare in inversione, quindi Z va sul canale 3 e lo invertiamo. Possiamo fare, che ne so, il canale 6, di solito le schedine prendono il canale 6, a questo punto non si mette più l'RZ, ma si fa direttamente il bottone, per esempio, che ne so, il B7 mi mette manuale. Facciamo un esempio, no? Quindi io vado qui e scelgo qual è il bottone, quindi abbiamo detto il bottone 7, e lavora e praticamente io faccio partire il manuale. Salvo le configurazioni e la macchina è già pronta.
Per esempio, possiamo anche fare una cosa del tipo, io ho 3 modalità di volo, quindi sul CH7 io metto 3 valori di microsecondi diversi schiacciando 3 tasti diversi. Quindi a questo punto io non uso più la modalità source, ma uso la modalità selector. Cosa significa? Che ovviamente il file safe qui lo devo mettere a 1000. Cosa significa 1000? Che 1000, lui quando parte da qualsiasi punto, ogni volta che viene resettato o spento, lui riparte da 1000. Perché sennò vi potrete trovare che magari partite, lui va a 1500 perché il file safe è 1500 e voi dovete ritornare a 1000. Però così facendo funziona giusto. Quindi io faccio 1000 e gli aggiungo che pulsante? Il pulsante 1. Poi posso, che parte anche questo da 1000 perché è il primo, quindi 1000 è il primo. Poi facciamo, che ne so, un altro pulsante, ma che ne so, cerchiamolo qua. Ecco, B6. Schiacciando B6 non andrò in un'altra modalità di volo che può essere, che ne so, torna a casa. Quindi faccio B6 e poi posso fare 2000 e faccio, che ne so, il B10. A questo punto io salvo tutto. Pronto. Posso anche fare una cosa che io posso fare il backup in JSON e lo va a salvare in un punto del disco. A questo punto voi potete andarlo a riprendere e fare il restore. Semplice, molto semplice, veramente molto semplice. Vedete che io ho fatto il reverse e qui è pronto, è già riversato e via dicendo. Niente, io vi chiedo di mettere i commenti se non capite qualcosa, che vi darò sicuramente un aiuto. E niente, alla prossima puntata dove vi farò vedere la taratura degli analogici e quando uscirà il canale 16 canali su S-Bus. Ciao!